Lezione 1. Abbracciare nuovi inizi. Iniziare qualcosa di nuovo può essere scoraggiante, ma è anche un'opportunità di crescita e apprendimento. Assolutamente, John. È importante avere una mentalità positiva ed essere aperti alle possibilità che derivano dal ricominciare da capo. Esatto, Anna. Dovremmo accettare nuovi inizi e vederli come opportunità per migliorare noi stessi. Sono completamente d'accordo, John. E ricordiamoci che gli errori sono una parte naturale del processo di apprendimento. Sicuramente, Anna. Commettere errori non significa aver fallito, significa che stiamo provando e imparando strada facendo. È un'ottima prospettiva, John. Invece di lasciarci scoraggiare dagli errori, dovremmo vederli come lezioni preziose. Assolutamente, Anna. Ogni errore è un'opportunità per comprendere le nostre debolezze e lavorare per migliorarci. Non potrei essere più d'accordo, John. È attraverso la perseveranza e l'apprendimento dai nostri errori che possiamo raggiungere il successo. Così vero, Anna. E non dimentichiamo l'importanza di chiedere il feedback degli altri per aiutarci a crescere. Questo è un ottimo punto, John. Un feedback costruttivo può fornire informazioni preziose e guidarci nel nostro percorso di miglioramento. Sicuramente, Anna. Dovremmo essere aperti al feedback e usarlo come strumento per affinare le nostre capacità e conoscenze. Assolutamente, John. Ricordiamoci che imparare è un viaggio e continueremo a crescere ed evolverci man mano che procediamo. Ben detto, Anna. Quindi, mentre intraprendiamo nuove imprese, facciamo del nostro meglio per essere resilienti di fronte alle sfide. Non potrei essere più d'accordo, John. Accogliamo i nuovi inizi con entusiasmo e la volontà di imparare da ogni errore che commettiamo. Questo è lo spirito, Anna. Siamo pronti a conquistare il mondo e a sfruttare al massimo ogni opportunità che ci si presenta. Assolutamente, John. Ricominciare da capo è un capitolo emozionante della nostra vita, e sono sicuro che lo trarremo il massimo. Credo in noi, Anna. Impareremo, cresceremo e realizzeremo grandi cose man mano che attraverseremo nuovi inizi. Grazie per questa conversazione stimolante, John. Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo viaggio di crescita e scoperta di me stesso. Benvenuta, Anna. Sono grato di averti al mio fianco mentre intraprendiamo questa avventura. Sosteniamoci a vicenda in ogni fase del percorso. Lezione 2. Alla scoperta di gemme nascoste. Quando si viaggia in posti nuovi, è importante non dimenticare di esplorare anche i mercati e i musei locali. Assolutamente, John. Sebbene le famose attrazioni turistiche siano fantastiche, c'è molto altro da scoprire nella cultura locale. Esatto, Anna. I mercati locali offrono uno scorcio della vita quotidiana delle persone e la possibilità di provare cibi unici. Sono completamente d'accordo, John. È nei mercati che spesso trovi gemme nascoste e interagisci con la gente del posto. Sicuramente, Anna. Interagire con la comunità locale può migliorare la nostra esperienza di viaggio e creare ricordi duraturi. È così vero, John. E non trascuriamo i musei, che possono fornire approfondimenti sulla storia e l'arte del luogo. Assolutamente, Anna. I musei sono come scrigni di conoscenza, che conservano il patrimonio e le storie della destinazione. Non potrei essere più d'accordo,
John. Ci danno la possibilità di apprezzare l'arte, i manufatti e la ricca storia del luogo che stiamo visitando. Così vero, Anna. Possiamo conoscere le tradizioni, i costumi e gli eventi locali che hanno plasmato la comunità. E non dimentichiamo che i musei hanno spesso mostre interattive e attività pratiche, che rendono l'apprendimento ancora più divertente. Questo è un ottimo punto, Anna. I display interattivi danno vita alla storia e all'arte, permettendoci di interagire e imparare in un modo unico. Sicuramente, John. Quindi, la prossima volta che viaggiamo, facciamo uno sforzo consapevole per esplorare i mercati e i musei locali. Assolutamente, Anna. Così facendo, acquisiremo una comprensione più profonda della cultura e creeremo un'esperienza di viaggio più significativa. Non potrei essere più d'accordo, John. Sono queste gemme nascoste che spesso lasciano l'impressione più duratura su di noi. Così vero, Anna. I ricordi che creiamo mentre esploriamo i mercati e i musei locali rimarranno con noi per molto tempo dopo la fine del nostro viaggio. E non solo, John. Inoltre, sostengono l'economia locale e contribuiscono alla conservazione del patrimonio culturale. Questo è un punto importante, Anna. Visitando questi luoghi, possiamo contribuire a sostenere le tradizioni e i mezzi di sussistenza della gente del posto. Assolutamente, John. Quindi, non trascuriamo i mercati e i musei locali nei nostri viaggi futuri. Hanno così tanto da scoprire e apprezzare. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Sono le porte di accesso a una connessione più profonda con i luoghi che visitiamo. Grazie per questa interessante conversazione, John. Sono entusiasta di esplorare le gemme nascoste del mondo nelle nostre avventure future. Benvenuta, Anna. Sono lieto che condividiamo lo stesso entusiasmo nello scoprire la cultura locale e nell'abbracciare nuove esperienze. Sicuramente, John. Insieme, assicuriamoci di includere le visite ai mercati e ai musei locali nei nostri itinerari di viaggio. Assolutamente, Anna. Così facendo, creeremo ricordi indimenticabili e amplieremo la nostra comprensione del mondo. Iniziamo a esplorare le gemme nascoste. Lezione 3. Bilanciare la cura di sé. Quando siamo impegnati a prenderci cura degli altri, è importante ricordare che è altrettanto importante prenderci cura anche di noi stessi. Questo è un ottimo punto, John. Spesso dimentichiamo che la cura di sé non è egoista, ma necessaria per il nostro benessere generale. Assolutamente, Anna. Proprio come ricarichiamo i nostri telefoni, dobbiamo ricaricare noi stessi per poter dare il meglio agli altri. Non potrei essere più d'accordo, John. La cura di sé ci permette di ricostituire le nostre energie e mantenere un sano equilibrio nella nostra vita. Così vero, Anna. È come indossare le proprie maschere di ossigeno prima di aiutare gli altri. Dobbiamo dare priorità al nostro benessere. Sicuramente, John. Quando trascuriamo la cura di noi stessi, rischiamo di esaurirci e di non essere in grado di aiutare efficacemente chi ci circonda. Esatto, Anna. Prendendoci cura di noi stessi, possiamo mostrare il meglio di noi stessi ed essere più presenti per gli altri. E non dimentichiamo che la cura di sé ha un aspetto diverso per tutti. Si tratta di trovare ciò che ci ringiovanisce e ci nutre individualmente. Assolutamente, Anna. Potrebbe essere qualsiasi cosa, dalla pratica della consapevolezza, all'esercizio fisico, al trascorrere del tempo nella natura o perseguire gli hobby che amiamo. Non potrei essere più d'accordo,
John. Prendersi cura di sé significa fare cose che ci danno gioia, riducono lo stress e promuovono il nostro benessere generale. Così vero, Anna. È importante ascoltare il nostro corpo e la nostra mente e darci la cura e l'attenzione che meritiamo. Sicuramente, John. E ricordiamo anche che la cura di sé va oltre le attività fisiche. Include anche il mantenimento della nostra salute mentale ed emotiva. Questo è un ottimo punto, Anna. Si tratta di stabilire dei limiti, dire no quando necessario e dare priorità al nostro benessere mentale ed emotivo. Assolutamente, John. Si tratta di essere gentili e compassionevoli con noi stessi e di trattarci con la stessa cura che diamo agli altri. Non potrei essere più d'accordo, Anna. La cura di sé non è un lusso, ma una necessità. Ci permette di essere le migliori versioni di noi stessi. Così vero, John. E praticando la cura di sé, diventiamo meglio attrezzati per affrontare le sfide della vita e sostenere gli altri. Sicuramente, Anna. Quindi, impegniamoci a dare priorità alla cura di sé e a creare spazio per essa nella nostra vita quotidiana. Ci sto, John. Prendiamoci cura di noi stessi in modo da poter continuare ad avere un impatto positivo sul mondo che ci circonda. Grazie per questa importante conversazione, Anna. Ci ricorda che dobbiamo essere attenti al nostro benessere. Lezione 4. Esercizi delicati. Ultimamente ho provato diversi esercizi e il nuoto è uno dei miei preferiti. È delicato sul mio corpo. Ottimo, John. Trovare esercizi che ti piacciono è la chiave per rimanere motivati e mantenere uno stile di vita sano. Assolutamente, Anna. Quando ti piace l'esercizio, non ti sembra un lavoro ingrato, ed è più probabile che tu lo continui. Non potrei essere più d'accordo, John. Esercizi delicati come il nuoto possono essere un'ottima opzione, soprattutto per chi ha problemi articolari o di mobilità. Così vero, Anna. Il nuoto offre un allenamento a basso impatto, delicato sulle articolazioni e allo stesso tempo un ottimo allenamento cardiovascolare. Sicuramente, John. È importante ascoltare il nostro corpo e scegliere esercizi adatti alle nostre esigenze e abilità individuali. Esatto, Anna. Ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Si tratta di trovare ciò che ti fa sentire bene. Assolutamente, John. Che si tratti di nuotare, fare yoga, camminare o ballare, la chiave è trovare esercizi che ti diano gioia e ti facciano sentire bene. Non potrei essere più d'accordo, Anna. L'esercizio fisico non dovrebbe essere una punizione, dovrebbe essere qualcosa che non vediamo l'ora di fare e divertirci. Così vero, John. Quando ci piace l'esercizio, diventa un'esperienza positiva e gratificante sia per il corpo che per la mente. Sicuramente, Anna. Si tratta di trovare l'equilibrio tra sfidare noi stessi e prenderci cura del nostro corpo. Questo è un ottimo punto, John. Gli esercizi delicati ci consentono di rimanere attivi riducendo al minimo il rischio di lesioni o tensioni. Assolutamente, Anna. È importante dare priorità alla nostra salute e al nostro benessere a lungo termine scegliendo esercizi che supportino il nostro corpo. Non potrei essere più d'accordo, John. Si tratta di trovare attività che promuovano la forza, la flessibilità e la forma fisica generale senza causare stress eccessivo. Così vero, Anna.
Incoraggiamoci a vicenda a esplorare diversi esercizi e a trovare ciò che funziona meglio per le nostre preferenze ed esigenze individuali. Sicuramente, John. Si tratta di abbracciare una varietà di esercizi e creare una routine di fitness completa che ci piaccia. Esatto, Anna. Trovando esercizi che amiamo, siamo più propensi a incorporarli nella nostra vita quotidiana e a farli diventare un'abitudine. Assolutamente, John. Ricordiamoci che l'esercizio fisico può essere divertente e piacevole ed è una parte essenziale della cura di noi stessi. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Continuiamo a esplorare e provare nuovi esercizi per trovare ciò che ci dà gioia e ci mantiene attivi. Lezione 5. Condivisione delle ricette. Ieri ho provato una nuova ricetta ed è risultata fantastica. Vuoi che la condivida con te? Oh, sì, per favore. Sono sempre alla ricerca di nuove ricette da provare. Grazie per averla condivisa. Siete i benvenuti. È un semplice piatto di pasta con pomodori freschi, basilico e aglio. Ecco come si prepara. Sembra delizioso. Adoro i piatti di pasta con ingredienti freschi. Continuate, per favore. Per prima cosa, cuoci la pasta secondo le istruzioni sulla confezione. Mentre cuoce, scaldate l'olio d'oliva in una padella e fate soffriggere l'aglio tritato fino a renderlo fragrante. Sento già l'odore dell'aglio. Cosa c'è dopo? Quindi, aggiungi i pomodori a pezzetti nella padella e cuocili finché non si ammorbidiscono. Quindi, condisci con sale, pepe e un pizzico di peperoncino rosso in scaglie per riscaldarlo. È un'ottima combinazione di sapori. Non vedo l'ora di provarlo. Cosa si fa dopo aver condito i pomodori? Dopo il condimento, lasciate cuocere la salsa per qualche minuto per consentire ai sapori di fondersi insieme. Quindi aggiungete le foglie di basilico fresco. Il basilico fresco aggiunge un aroma e un gusto meravigliosi ai piatti. Adoro già questa ricetta. Qual è l'ultimo passaggio? L'ultimo passaggio è scolare la pasta cotta e condirla con la salsa di pomodoro. Assicurati che la pasta sia ben ricoperta dal sugo. Sembra semplice ma delizioso. Ci proverò sicuramente. Grazie per aver condiviso la ricetta, John. Siete i benvenuti. Sono contenta che ti piaccia. Fammi sapere come va a finire quando lo prepari. Ti farò sicuramente sapere. Sono entusiasta di provarlo. Avete suggerimenti o varianti per questa ricetta? Assolutamente. Puoi aggiungere del parmigiano grattugiato o un filo di glassa balsamica per insaporire ancora di più. Puoi anche aggiungere del pollo o dei gamberetti cotti se preferisci un pasto ricco di proteine. Questi sono ottimi suggerimenti. Li terrò a mente quando lo farò. Grazie per i consigli, John. Nessun problema. Spero che vi divertiate a preparare e mangiare questo piatto tanto quanto me. Cucinare significa condividere e gustare del buon cibo. Non potrei essere più d'accordo. Il cibo unisce le persone e condividere le ricette è un modo meraviglioso per connettersi e creare ricordi deliziosi. Assolutamente, Anna. Cucinare è un'esperienza gioiosa e sono felice di condividere questa ricetta con voi. Continuiamo a esplorare e provare nuove ricette insieme. Lezione 6. Viaggio per la prima volta. Ehi! Stai andando in questo paese per la prima volta? Posso darti qualche consiglio se vuoi.
Oh, sì, per favore. Sono eccitato ma anche un po' nervoso all'idea di viaggiare in un nuovo paese. Qualsiasi consiglio sarebbe molto apprezzato. Certo. Innanzitutto, assicurati di ricercare i costumi e le tradizioni locali. È sempre bene essere rispettosi e consapevoli delle norme culturali. Questo è un ottimo punto, John. Farò sicuramente i miei compiti e conoscerò le usanze locali prima di arrivare. Un altro consiglio è quello di imballare in modo leggero e intelligente. Porta solo oggetti essenziali e controlla le previsioni del tempo per mettere in valigia abiti adeguati. L'imballaggio leggero è sempre una sfida per me, ma farò del mio meglio. È importante avere abbastanza spazio anche per i souvenir. Assolutamente, Anna. I souvenir possono essere un ottimo modo per ricordare il viaggio. A proposito, non dimenticate di scattare tante foto. Ho sicuramente intenzione di scattare molte foto. Voglio documentare le mie esperienze e condividerle con familiari e amici. È un'idea meravigliosa, Anna. Le foto sono un ottimo modo per condividere le tue avventure di viaggio e creare ricordi duraturi. Mi assicurerò inoltre di avere una copia di importanti documenti di viaggio, come il passaporto e il visto, in caso di emergenza. Ottima idea, Anna. È sempre utile avere dei backup e tenere al sicuro i documenti importanti durante il viaggio. C'è qualcos'altro che devo tenere a mente per la mia prima esperienza di viaggio? Ancora una cosa, Anna. Sii aperto e abbraccia la cultura locale. Prova nuovi cibi, incontra nuove persone ed esplora con curiosità. Adoro provare cose nuove, quindi non vedo l'ora di provare la cucina locale e incontrare persone di diversa provenienza. È fantastico, Anna. Viaggiare non significa solo vedere posti nuovi, ma anche immergersi in culture diverse. Non potrei essere più d'accordo, John. È un'opportunità per ampliare i nostri orizzonti e acquisire una comprensione più profonda del mondo. Assolutamente, Anna. Viaggiare ci permette di imparare, crescere e apprezzare la diversità che esiste nella nostra comunità globale. Non vedo l'ora di imbarcarmi in questa avventura e vedere cosa ha in serbo per me questo nuovo paese. Grazie per il consiglio, John. Sei la benvenuta, Anna. Sono sicuro che ti divertirai moltissimo. Viaggia sicuro e goditi ogni momento della tua prima esperienza di viaggio. Lezione 7. Apprezzare i progressi. Apprezzo il tuo incoraggiamento. Significa molto. Ricorda che il progresso è più importante della perfezione. Grazie, John. Le tue parole mi motivano davvero ad andare avanti. Hai ragione, concentrarsi sul progresso è fondamentale. Assolutamente, Anna. Si tratta solo di fare piccoli passi avanti e celebrare ogni pietra miliare lungo il percorso. È un'ottima mentalità da avere. A volte, rimango intrappolato nel tentativo di essere perfetto e dimentico di riconoscere i miei progressi. Succede a tutti noi, Anna. Ma ricorda, ogni sforzo che fai e ogni piccolo miglioramento sono importanti per il tuo obiettivo. Hai ragione, devo cambiare prospettiva e apprezzare il viaggio, non solo il risultato finale. Precisamente. Abbraccia il processo di apprendimento e goditi la crescita che ne deriva. È lì che avviene la vera magia. Lo terrò a mente, John.
Il progresso è un viaggio continuo e ogni passo avanti mi avvicina ai miei sogni. Questo è lo spirito, Anna. E non dimenticate di celebrare i traguardi raggiunti lungo il percorso, per quanto piccoli possano sembrare. Assolutamente. Mi assicurerò di riconoscere e celebrare ogni traguardo, non importa quanto grande o piccolo. Questo è l'atteggiamento giusto. Ricorda che il progresso è personale e unico per ogni individuo. Non paragonarti agli altri. Hai ragione, John. Ognuno ha il suo ritmo, ed è importante concentrarmi sulla mia crescita e sviluppo. Esattamente. Tieni gli occhi puntati sul tuo viaggio e confida che stai facendo progressi a modo tuo e al tuo ritmo. Apprezzo il tuo sostegno e la tua fiducia in me, John. Aumenta davvero la mia fiducia e mi motiva a continuare ad andare avanti. Sei più che benvenuta, Anna. Credo nel tuo potenziale e so che hai quello che serve per ottenere grandi cose. Grazie per le tue gentili parole, John. Significano molto per me. Sono grato di averti come fonte di incoraggiamento. È un piacere, Anna. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci faccia il tifo di tanto in tanto. Ricorda, sei capace di cose incredibili. Lo terrò a mente, John. Con il tuo incoraggiamento e la mia determinazione, so di poter fare progressi notevoli. Assolutamente, Anna. Continua, resta concentrato e non perdere mai di vista i progressi che stai facendo. Hai questo. Lezione 8. Suggerimenti per un colloquio di lavoro. Ehi, ho sentito che hai un colloquio di lavoro tra poco. Hai bisogno di consigli? Sì, per favore. Sono un po' nervoso e apprezzerei qualsiasi consiglio tu possa darmi. Innanzitutto, effettua una ricerca approfondita sull'azienda. Conosci la loro missione, i loro valori e i progetti recenti. Dimostra che sei sinceramente interessato. Questo è un ottimo punto, John. Mi assicurerò di raccogliere quante più informazioni possibili sull'azienda prima del colloquio. Quindi, esercitati con le domande più comuni dell'intervista. Prepara risposte concise e sicure che mettano in risalto le tue capacità ed esperienze. Fare pratica sembra una buona idea. Farò un elenco di potenziali domande e metterò in pratica le mie risposte per sentirmi più preparato. È anche importante vestirsi in modo professionale. Fai una buona prima impressione con un abbigliamento adeguato e una cura accurata. Vestirmi in modo professionale mi aiuterà a sentirmi più sicura. Sceglierò un outfit che rifletta il codice di abbigliamento e la cultura dell'azienda. Durante l'intervista, mantieni un buon contatto visivo e il linguaggio del corpo. Mostra entusiasmo e interagisci attivamente con l'intervistatore. Lo terrò a mente, John. I segnali non verbali sono importanti. Mi assicurerò di mostrare il mio interesse attraverso il linguaggio del corpo. Un altro consiglio è quello di preparare alcune domande da porre all'intervistatore. Dimostra la tua curiosità e il tuo coinvolgimento. Questa è una buona idea. Preparerò in anticipo alcune domande ponderate per mostrare il mio interesse e saperne di più sul ruolo. Ricordati di ascoltare attivamente e di rispondere con attenzione alle domande dell'intervistatore. Prenditi il tuo tempo e pensa prima di rispondere. L'ascolto attivo è fondamentale. Mi assicurerò di comprendere appieno le domande e di fornire risposte ponderate. È anche importante mostrare le tue capacità ed esperienze attraverso esempi specifici.
Condividi storie di successo che mettono in risalto le tue capacità. L'uso di esempi specifici renderà le mie risposte più incisive. Preparerò alcune storie che dimostreranno le mie capacità e i miei risultati. Non dimenticare di inviare un'email di ringraziamento dopo il colloquio. Dimostra apprezzamento e ti tiene aggiornato. Invierò sicuramente un'email di ringraziamento per esprimere la mia gratitudine per l'opportunità e ribadire il mio interesse per la posizione. Infine, rimani positivo e fiducioso. Credi in te stesso e nelle tue capacità. Ce l'hai, Anna. Grazie per l'incoraggiamento, John. Rimarrò positivo e fiducioso durante tutto il processo di intervista. I tuoi consigli sono davvero utili. Benvenuta, Anna. Sii te stesso e fai brillare le tue qualifiche. Ti auguro buona fortuna per il colloquio. Grazie, John. Con i tuoi consigli e il tuo supporto, mi sento più preparato e pronto ad affrontare il colloquio. Apprezzo il tuo aiuto. Sono lieto di poterti aiutare, Anna. Andrai alla grande. Ricorda, hai quello che serve per avere successo. Esci e brilla. Lezione 9. Limiti di peso del bagaglio. C'è un limite di peso per il bagaglio registrato? Sì, di solito è di circa 23 kg. Questo è buono a sapersi. Mi assicurerò di imballare di conseguenza per evitare costi aggiuntivi. È sempre meglio conoscere in anticipo il limite di peso per evitare sorprese in aeroporto. Assolutamente. È importante verificare le restrizioni di peso specifiche della compagnia aerea in quanto possono variare. Questo è vero. Diverse compagnie aeree possono avere limiti di peso diversi, quindi è essenziale ricontrollare prima di partire. Lo terrò a mente. È sempre meglio prevenire che curare quando si tratta del peso del bagaglio. Esattamente. È meglio pianificare in anticipo e fare le valigie entro i limiti consentiti per evitare inconvenienti. Esistono restrizioni anche sulle dimensioni del bagaglio registrato? Sì, di solito ci sono anche restrizioni sulle dimensioni. È importante assicurarsi che il bagaglio soddisfi i requisiti di peso e dimensioni. Mi assicurerò di controllare le dimensioni massime consentite per i bagagli registrati. Grazie per la dritta, Anna. Benvenuto, John. È sempre bene essere ben informati prima di partire per evitare problemi dell'ultimo minuto. Ci sono articoli specifici vietati nel bagaglio registrato? Sì, alcuni articoli come materiali infiammabili, oggetti appuntiti e liquidi al di sopra di un determinato volume non sono generalmente ammessi nei bagagli registrati. Esaminerò l'elenco degli articoli proibiti per assicurarmi di non imballare accidentalmente nulla che non sia consentito. È una mossa intelligente, John. È essenziale rispettare le normative per la sicurezza e la comodità di tutti. Prenderò in considerazione anche l'idea di mettere alcuni articoli essenziali nel mio bagaglio a mano, nel caso in cui il mio bagaglio registrato venga ritardato o smarrito. Questa è una buona idea. Avere con sé alcuni oggetti essenziali nel bagaglio a mano può rivelarsi utile in situazioni impreviste. Farò una lista di controllo per assicurarmi di avere tutto ciò di cui ho bisogno e che il mio bagaglio soddisfi tutti i requisiti. È un ottimo approccio, John. Essere organizzati e preparati renderà la tua esperienza di viaggio molto più agevole. Grazie per tutte le informazioni utili, Anna.
Ora mi sento più fiducioso e pronto per il mio prossimo viaggio. Benvenuto, John. Sono lieto di poterti aiutare. Buon viaggio e buon viaggio. Grazie Anna. Farò in modo di fare le valigie in modo intelligente e di godermi il viaggio. La tua guida è molto apprezzata. Lezione 10. Strategie di ricerca di mercato. Quali altre strategie di ricerca di mercato possiamo utilizzare? Possiamo condurre sondaggi per raccogliere informazioni direttamente dai potenziali clienti. I sondaggi sono un ottimo modo per raccogliere informazioni preziose e comprendere le preferenze dei clienti. Possiamo anche analizzare i dati della concorrenza per identificare le tendenze del mercato e ottenere un vantaggio competitivo. Questo è un approccio intelligente. Lo studio dei concorrenti può fornire informazioni preziose sulle dinamiche del settore. Un'altra strategia consiste nel condurre focus group per raccogliere feedback qualitativi e comprendere le percezioni dei consumatori. I focus group possono darci informazioni più approfondite sulle opinioni e le preferenze dei clienti. Anche il monitoraggio dei social media è efficace. Siamo in grado di analizzare le conversazioni online per valutare i sentimenti dei clienti. Il monitoraggio delle piattaforme di social media può aiutarci a capire cosa dicono i clienti del nostro marchio e dei concorrenti. L'analisi dei siti web può fornire dati sul comportamento dei clienti e contribuire a ottimizzare la nostra presenza online. Comprendere come i clienti interagiscono con il nostro sito web può aiutarci a migliorare l'esperienza utente. Possiamo anche esplorare la ricerca etnografica, osservando i clienti nel loro ambiente naturale per comprendere meglio le loro esigenze. La ricerca etnografica può fornire un contesto e approfondimenti preziosi sui comportamenti e le motivazioni dei clienti. Le interviste con i clienti sono un'altra strategia utile. Le conversazioni con i clienti possono rivelare informazioni preziose. Interagire con i clienti ci consente di comprendere i loro punti deboli e sviluppare soluzioni. Siamo in grado di analizzare i dati di vendita per identificare modelli e tendenze, aiutandoci a prendere decisioni aziendali basate sui dati. L'analisi dei dati di vendita è fondamentale per comprendere i modelli di acquisto dei clienti e identificare le opportunità di crescita. Un'altra strategia è condurre ricerche online, esplorando rapporti di settore e studi di mercato. La ricerca online ci aiuta a rimanere aggiornati sulle tendenze del settore e a comprendere il più ampio panorama di mercato. Possiamo anche prendere in considerazione l'utilizzo del mystery shopping per valutare l'esperienza del cliente e identificare le aree di miglioramento. Il mystery shopping ci consente di valutare la qualità del servizio e identificare le lacune nella soddisfazione dei clienti. Infine, possiamo sfruttare l'analisi dei dati per estrarre informazioni preziose da set di dati di grandi dimensioni e prendere decisioni informate. L'analisi dei dati è essenziale per comprendere modelli complessi e identificare informazioni fruibili. Combinando queste strategie, possiamo raccogliere ricerche di mercato complete e prendere decisioni aziendali informate. Assolutamente, Anna. Un approccio multiforme garantisce una comprensione olistica del mercato. È importante essere adattabili e utilizzare una combinazione di strategie che meglio si adattino ai nostri obiettivi di ricerca. Grazie per aver esplorato con me queste strategie di ricerca di mercato, Anna. Ora mi sento più attrezzato per condurre ricerche approfondite.
Lezione 11. Scelte sostenibili. Sto cercando di essere più consapevole dell'ambiente ed evito di pagare per i sacchetti di plastica. Ottimo, John. Piccoli cambiamenti come questi possono avere un grande impatto sulla riduzione dei rifiuti di plastica. Sicuramente. È importante che ognuno di noi si assuma la responsabilità delle proprie azioni e faccia scelte sostenibili. Devo iniziare a farlo anche io. È facile dimenticarlo, ma possiamo fare la differenza utilizzando sacchetti riutilizzabili. Assolutamente. I sacchetti riutilizzabili sono un modo semplice ma efficace per ridurre il consumo di plastica. Prenderò l'abitudine di portare le mie borse ogni volta che vado a fare la spesa. È un piccolo passo verso un futuro più verde. È un'idea fantastica, Anna. E ricorda, non si tratta solo di borse. Possiamo anche ridurre gli sprechi utilizzando bottiglie d'acqua e tazze da caffè riutilizzabili. Hai ragione, gli articoli monouso come bottiglie e bicchieri di plastica contribuiscono all'inquinamento ambientale. Utilizzando alternative riutilizzabili, possiamo ridurre al minimo il nostro impatto e contribuire a proteggere il pianeta. Inizierò a portare con me una bottiglia d'acqua riutilizzabile. È un piccolo cambiamento, ma può fare una grande differenza. Assolutamente. Ogni azione conta, non importa quanto piccola. Insieme possiamo creare un mondo più sostenibile. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, John. È stimolante vedere più persone fare scelte consapevoli per l'ambiente. Lo è davvero. Più diffondiamo la consapevolezza e ispiriamo gli altri, maggiore è l'impatto positivo che possiamo avere. Sono d'accordo. Possiamo dare l'esempio e incoraggiare gli altri a unirsi a noi nel fare scelte sostenibili. Assolutamente, Anna. Insieme, possiamo fare una differenza significativa e creare un futuro migliore per le generazioni a venire. Sono entusiasta di apportare queste modifiche e di far parte della soluzione. Continuiamo a imparare ed esplorare altri modi per proteggere il nostro ambiente. Non potrei essere più d'accordo, Anna. Restiamo curiosi e continuiamo a scoprire nuovi modi per vivere in modo più sostenibile. Grazie per questa conversazione stimolante, John. Sono motivato a fare un cambiamento e ad essere più attento all'ambiente. Benvenuta, Anna. Sono lieto di poterti ispirare. Intraprendiamo questo viaggio insieme e facciamo un impatto positivo. Lezione 12. Collaborazione fluida. La collaborazione è fondamentale per ottenere risultati fluidi e di successo. Sono completamente d'accordo. Quando lavoriamo insieme, possiamo ottenere di più e promuovere l'innovazione. Esattamente. Combinando i nostri punti di forza e le nostre competenze, possiamo affrontare le sfide in modo più efficace. La collaborazione promuove anche un ambiente di lavoro positivo e incoraggia una comunicazione aperta. Giusto. Quando collaboriamo, creiamo uno spazio per condividere idee e prospettive. Ci consente di attingere a diversi punti di vista e trovare soluzioni migliori. La collaborazione ci aiuta anche a costruire relazioni più solide e fiducia tra i membri del team. La fiducia è essenziale per una collaborazione efficace. Ci consente di lavorare insieme in armonia. Assolutamente. Quando ci fidiamo l'uno dell'altro, possiamo delegare compiti e contare sulle capacità reciproche.
La collaborazione promuove anche l'apprendimento e la crescita. Possiamo imparare dalle esperienze e dalle conoscenze degli altri. Sì, attraverso la collaborazione possiamo espandere i nostri orizzonti e acquisire nuove competenze. È importante promuovere una cultura collaborativa all'interno del nostro team e incoraggiare la partecipazione attiva. Questo è vero. Dovremmo creare opportunità per tutti di contribuire e valorizzare il proprio contributo. Quando collaboriamo, possiamo sfruttare l'intelligenza collettiva del team e ottenere risultati migliori. La collaborazione migliora anche la risoluzione dei problemi. Possiamo mettere insieme le nostre idee e trovare soluzioni innovative. Assolutamente. Due teste sono meglio di una e la collaborazione offre nuove prospettive. È fondamentale stabilire obiettivi e ruoli chiari all'interno di un ambiente collaborativo per garantire un coordinamento regolare. Sì, avere chiarezza su aspettative e responsabilità ci aiuta a lavorare insieme in modo più efficiente. La collaborazione ci consente inoltre di condividere il carico di lavoro e sostenerci a vicenda nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Questo è vero. Possiamo dividere i compiti e sfruttare i punti di forza reciproci per raggiungere i nostri obiettivi comuni. La collaborazione favorisce il senso di appartenenza e responsabilità tra i membri del team. Quando collaboriamo, ci sentiamo più coinvolti nel risultato, e ci assumiamo la responsabilità dei nostri contributi. Collaborare non significa solo lavorare insieme, si tratta di costruire relazioni e promuovere un senso di cameratismo. Sono d'accordo. Quando collaboriamo in modo efficace, creiamo un ambiente di lavoro favorevole e piacevole. Grazie per aver condiviso le tue opinioni sulla collaborazione, Anna. Lavorare insieme è davvero una forza potente. Benvenuto, John. Credo nel potere della collaborazione e sono entusiasta di continuare a lavorare insieme senza problemi. Consideriamo la collaborazione come ingrediente chiave del nostro successo, Anna. Insieme possiamo realizzare grandi cose. Lezione 13. Navigare in una nuova città. Mi scusi, potrebbe aiutarmi a trovare la stazione degli autobus più vicina? Sono nuovo in città. Certo. Sarei felice di aiutarti. La stazione degli autobus più vicina è a pochi isolati di distanza. È fantastico. Grazie mille. Apprezzo davvero la tua assistenza. Non è affatto un problema. Ricordo come ci si sente a essere nuovi in città e aver bisogno di indicazioni. Può essere davvero travolgente. Sono grato per le persone come te che sono disposte a dare una mano. È un piacere per me. C'è qualcos'altro per cui hai bisogno di aiuto mentre conosci la città? In realtà, mi chiedevo se potessi consigliarmi qualche buon ristorante nelle vicinanze. Assolutamente. C'è un fantastico ristorante italiano proprio dietro l'angolo. Il cibo è delizioso. Sembra perfetto. Lo controllerò sicuramente. Grazie per la raccomandazione. Siete i benvenuti. Sono sicuro che ti godrai il pasto lì. Posso fare altro per aiutarti? Bene, dato che sono nuovo qui, potrei usare qualche suggerimento sulle attrazioni o sui punti di interesse locali. C'è un bellissimo parco nelle vicinanze dove puoi fare una passeggiata rilassante o fare un picnic. Sembra adorabile.
Mi assicurerò di visitare il parco e godermi un po' d'aria fresca. Ottimo. Potresti anche voler esplorare il centro della città. Ci sono negozi, musei e monumenti storici da scoprire. Questo è fantastico. Sono entusiasta di esplorare tutti i luoghi interessanti che questa città ha da offrire. Sono felice di sentirlo. Se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai altre domande, non esitare a chiedere. Grazie Anna. Apprezzo la tua gentilezza e disponibilità ad aiutare. È un piacere, John. Spero che vi divertiate ad esplorare la città e ad ambientarvi. Sono sicuro che lo farò, grazie alla tua guida. È confortante sapere che ci sono persone amichevoli come te in giro. Sono felice di esserti stato utile. Benvenuto in città, John. Spero che vi sentiate a casa qui. Grazie Anna. Con persone come te, sono sicuro che mi sentirò come a casa in pochissimo tempo. Benvenuto, John. Goditi il tempo che trascorri esplorando e, se hai bisogno di qualcosa, non esitare a chiedere. Non esiterò. Grazie ancora, Anna. Sono grato di aver incontrato la tua strada. Il piacere è mio, John. Abbi cura di te e buona giornata. Anche tu, Anna. Grazie ancora per la tua gentilezza. Arrivederci per ora. Lezione 14. Elementi essenziali per la lavanderia. Inoltre, non dimenticare di acquistare un detersivo per bucato. Mi assicurerò di prendere una bottiglia dal negozio. È un buon promemoria. È essenziale disporre di un detersivo per bucato affidabile per capi puliti e freschi. Assolutamente. Ne preferisco uno che sia delicato sui tessuti ma che comunque rimuova efficacemente macchie e odori. Sono d'accordo. È importante trovare un detergente adatto alle proprie esigenze e che non causi irritazioni alla pelle. Lo terrò a mente. Hai qualche consiglio per una buona marca di detersivi per bucato? Personalmente, ho avuto ottime esperienze con un marchio chiamato FreshClean. È ecologico e funziona bene. Grazie per il suggerimento. Cercherò FreshClean e lo proverò. Siete i benvenuti. Un altro consiglio è quello di controllare le istruzioni sul flacone del detersivo per un uso corretto. Questo è un buon punto. Detergenti diversi possono richiedere misurazioni o temperature dell'acqua diverse. Esattamente. Seguire le istruzioni garantirà prestazioni ottimali e manterrà la qualità dei tuoi vestiti. Mi assicurerò di leggere e seguire attentamente le istruzioni. Grazie per il consiglio. Non è affatto un problema. Oh, e non dimenticare di acquistare anche un ammorbidente. Aiuta a mantenere i vestiti morbidi e senza rughe. Ah, giusto. L'ammorbidente viene spesso trascurato, ma fa la differenza nella sensazione e nell'aspetto dei vestiti. Assolutamente. Inoltre aiuta a ridurre l'aderenza elettrostatica e facilita la stiratura. Aggiungerò l'ammorbidente alla mia lista della spesa. Qualche marchio specifico che mi consigliate? Soft Touch è un marchio popolare che molte persone trovano efficace e dall'odore gradevole. Ottimo, cercherò anche l'ammorbidente Soft Touch. Grazie per la raccomandazione.
Siete i benvenuti. È sempre bene avere una scorta di biancheria ben fornita per rendere il lavoro più efficiente. Infatti, avere a portata di mano i prodotti giusti fa risparmiare tempo e garantisce biancheria pulita e fresca. E ricorda, separa la biancheria in diversi carichi in base ai colori e ai tipi di tessuto per evitare che il colore si scolorisca o si danneggi. Questo è un promemoria importante. Mi assicurerò di ordinare correttamente la biancheria per mantenere la qualità dei vestiti. È un semplice passaggio che contribuisce notevolmente a preservare la durata dei tuoi indumenti. Apprezzo tutti i consigli per il bucato, Anna. È utile avere qualcuno esperto che mi guidi. Sono felice di condividere ciò che so. Il bucato a volte può essere scoraggiante, ma con il giusto approccio diventa molto più semplice. Ti sono grato per la tua guida. Vado subito al negozio a prendere il detersivo per il bucato e l'ammorbidente. Sembra un piano. Buon viaggio di shopping, e che i tuoi lavori di lavanderia abbiano successo. Grazie Anna. Farò del mio meglio. Fate attenzione e vi raggiungerò presto. Anche tu, John. Ti auguro una buona giornata, e non esitare a contattarci se hai altre domande. Lo farà. Grazie ancora, Anna. Arrivederci per ora. Lezione 15. Riordino e donazione. Disordine. Cominciamo a sgombrare prima. Buona idea. Possiamo donare oggetti vecchi che sono ancora in buone condizioni. Assolutamente. È un ottimo modo per restituire qualcosa alla comunità e aiutare i bisognosi. Inoltre, crea più spazio e un ambiente di vita più ordinato per noi stessi. Inizierò con l'armadio. Ci sono dei vestiti che non indosso da secoli. È un buon punto di partenza. Ricordati di separare i vestiti che possono essere donati da quelli danneggiati irreparabilmente. Lo farà. Metterò da parte i vestiti che possono essere donati e ne farò una pila con gli oggetti che devono essere gettati via. Mentre lavori sull'armadio, mi occuperò dei mobili della cucina. Probabilmente ci sono degli utensili e delle stoviglie inutilizzati. Sembra un piano. Incontriamoci in salotto quando abbiamo finito e analizziamo tutto insieme. Concordato. È sempre utile avere una seconda opinione e assicurarsi di fare le scelte giuste. Ho trovato un bel po' di camicie e pantaloni che posso donare. Sono ancora in buone condizioni, ma non sono più nel mio stile. Questo è perfetto. Qualcun altro li apprezzerà sicuramente. Possiamo consegnarli al centro donazioni locale più tardi. Sembra un piano. Che ne dici degli armadietti della cucina? Hai trovato qualcosa da donare o scartare? Sì, ho trovato alcuni gadget da cucina duplicati che non ci servono. Li metterò da parte per una donazione. Ottimo lavoro. È bello eliminare il disordine e fare spazio alle cose che effettivamente utilizziamo e ci piacciono. Assolutamente. È rinfrescante avere uno spazio più organizzato e funzionale. Sono contenta che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Controlliamo ora il soggiorno e vediamo cos'altro richiede attenzione. Certo, andiamo. Credo che ci siano alcuni libri e riviste che possiamo donare alla biblioteca locale. È un'idea meravigliosa.
È un modo per condividere conoscenze e dare agli altri l'opportunità di fruire di quei materiali. Esattamente. E aiuta a ridurre gli sprechi dando una seconda vita agli oggetti. Ho trovato una pila di libri che ho già letto e non ho intenzione di rileggere. Sono pronti per la donazione. Questo è fantastico. Li aggiungerò alla pila delle donazioni. Stiamo facendo grandi progressi. In effetti, è liberatorio lasciare andare le cose che non ci servono più e aiutare gli altri nel processo. Non potrei essere più d'accordo. È una situazione vantaggiosa per tutti. La nostra casa diventa più organizzata e qualcun altro beneficia delle donazioni. Assolutamente. Carichiamo tutto in macchina e lasciamolo insieme al centro donazioni. Sembra un piano. Semplificheremo la giornata di qualcuno con i nostri contributi. È un piccolo atto di gentilezza che può fare una grande differenza. Sono lieto che abbiamo deciso di riordinare e donare. Anch'io. È un'esperienza gratificante. Continuiamo questa pratica regolarmente per mantenere una casa ordinata. Sono assolutamente d'accordo. Riordinare e donare ora farà parte della nostra routine. Grazie per esserti unito a me in questo sforzo. Lezione 16. Piani di viaggio. Presto, sì. Lo sono. Viaggerò in un altro paese il mese prossimo. È eccitante. Hai in mente qualche destinazione specifica? Sì, visiterò il Giappone. Sono sempre stato affascinato dalla sua ricca cultura e dai suoi splendidi paesaggi. Il Giappone è fantastico. Assicuratevi di provare la loro deliziosa cucina ed esplorate i templi tradizionali. Assolutamente. Non vedo l'ora di assaggiare l'autentico sushi e visitare siti storici come i famosi templi di Kyoto. Ti divertirai moltissimo. Non dimenticare di immergerti negli usi e costumi locali. Non vedo l'ora di assistere alla cerimonia del tè giapponese e indossare un kimono. Sembra meraviglioso. È sempre arricchente abbracciare la cultura locale quando si viaggia. Non potrei essere più d'accordo. Ci permette di imparare e apprezzare diversi modi di vivere. Hai già organizzato il tuo viaggio? Voli e alloggi? Sì, ho prenotato il mio volo e ho trovato un'accogliente locanda tradizionale in cui soggiornare durante la mia visita. Questo è fantastico. È importante pianificare in anticipo e garantire un'esperienza di viaggio senza intoppi. Assolutamente. Ho anche fatto un elenco dei luoghi che voglio visitare e delle cose che voglio fare mentre sono in Giappone. Questo è un approccio intelligente. Ti aiuta a sfruttare al massimo il tuo tempo e a dare priorità alle attrazioni imperdibili. Esattamente. Non voglio perdermi monumenti iconici o esperienze uniche. Hai intenzione di viaggiare da solo o con un gruppo? Viaggerò da solo. Mi dà la libertà di esplorare al mio ritmo e seguire i miei interessi. Viaggiare da soli può essere un'esperienza gratificante. Avrai l'opportunità di incontrare nuove persone e creare la tua avventura. È quello che non vedo l'ora di fare. È un'occasione per uscire dalla mia zona di comfort e creare ricordi indimenticabili.
Non dimenticare di mettere in valigia oggetti essenziali come un adattatore universale, scarpe comode e un frasario per la comunicazione. Buon punto. Mi assicurerò di avere tutto l'essenziale per il viaggio prima di partire. E non esitate a chiedere consigli alla gente del posto. Spesso conoscono le migliori gemme nascoste della loro città. Lo terrò a mente. Interagire con la gente del posto è un ottimo modo per scoprire esperienze autentiche. Assolutamente. Cogli l'opportunità di imparare e entrare in contatto con persone di diversa estrazione. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio e creare una comprensione più profonda della cultura giapponese. Sarà un'avventura incredibile, John. Goditi ogni momento e sfrutta al massimo il tuo viaggio. Grazie Anna. Mi assicurerò di condividere le mie esperienze e le mie foto quando tornerò. Non vedo l'ora di sapere tutto. Buon viaggio, John, e divertiti moltissimo in Giappone. Grazie Anna. Grazie per i tuoi auguri. Ci vediamo quando torno. Abbi cura di te. Lezione 17. Colazione energizzante. Sembra delizioso. La colazione è importante per alimentare la nostra giornata, giusto? Assolutamente. È il pasto più importante della giornata. Cosa stai pensando di mangiare? Ho voglia di uova strapazzate con pane tostato e contorno di frutta fresca. Sembra una scelta nutriente e soddisfacente. Non dimenticate di aggiungere un bicchiere di succo d'arancia per un po' di vitamina C. Buona idea. Un bicchiere di succo d'arancia appena spremuto mi darà una carica rinfrescante al mattino. Sto pensando di preparare una ciotola di farina d'avena condita con frutti di bosco misti e un filo di miele. Sembra sia salutare che gustoso. La farina d'avena è un'ottima fonte di fibre e le bacche sono ricche di antiossidanti. Esattamente. È una combinazione nutriente che mi manterrà pieno ed energico fino all'ora di pranzo. A proposito di energia, avete mai provato a preparare frullati per colazione? Sì, adoro fare i frullati. Sono veloci, convenienti e puoi confezionarli con una varietà di nutrienti. Qual è la tua ricetta preferita per il frullato? Uno dei miei preferiti è un frullato verde con spinaci, banana, latte di mandorle e una pallina di burro di arachidi. Sembra interessante. Non ho mai provato un frullato verde prima d'ora. Che sapore ha? Sorprendentemente delizioso. La dolcezza della banana e la cremosità del burro di arachidi bilanciano il sapore degli spinaci. Dovrò fare un tentativo. È un ottimo modo per incorporare più verdure nella mia dieta. Assolutamente. I frullati sono un'opzione versatile e puoi personalizzarli in base alle tue preferenze di gusto. Mi assicurerò anche di includere delle proteine nella mia colazione. Forse un uovo sodo o un cucchiaio di yogurt greco. Le proteine sono importanti per mantenere l'energia e mantenerti pieno più a lungo. Sono ottime scelte. Hai qualche consiglio per idee facili e veloci per la colazione per le mattine impegnative? L'avena notturna è un vero toccasana. Puoi prepararli la sera prima e fare una colazione pronta al mattino. Questo è un ottimo suggerimento.
Ci proverò. Condimenti o combinazioni di sapori preferiti? Mi piace aggiungere mandorle affettate, un filo di miele e una spolverata di cannella alla mia avena notturna. Sembra delizioso. Sperimenterò sicuramente diversi condimenti per mantenerlo interessante. La varietà è fondamentale per evitare la noia della colazione. Puoi cambiare le tue scelte nel corso della settimana. Lo terrò a mente. È importante iniziare la giornata con una nota positiva con un pasto nutriente e piacevole. Assolutamente. Una colazione ben bilanciata dà il tono per una giornata produttiva ed energica. Grazie per aver condiviso queste idee per la colazione, Anna. Sono ispirata a rinnovare la mia routine mattutina. Benvenuto, John. Sono lieto di esserti stato utile. Goditi la colazione e buona giornata. Grazie, Anna. Anche tu. Facciamo della colazione una priorità e nutriamoci ogni mattina.